Buonasera e bentornate, bentornati, ben ritrovati. Si riparte anche quest'anno, il quarto anno, quindi siamo partiti 4 anni fa, quasi per gioco, senza crederci, e adesso questi meravigliosi corsi, cultura e salute, arte che cura, sono diventati una realtà consolidata, con dei relatori di altissimo livello, con il nostro Enzo Grossi che riprende la sua stagione autunnale luganese, perché lui è un pochettino la mente di questi progetti, anche perché è lui che porta il rigore scientifico, perché il senso di quanto si sta facendo non è tanto di dire sono belle cose, ma sono realmente delle iniziative che hanno impatti sulla salute in vari ambiti. È un progetto, come sapete, sostenuto dalla città di Lugano, dalla Fondazione IPSA, quindi noi li ringraziamo ancora. Io non mi dilungo tanto, ma inviterei la rettrice, professoressa Lambertini, che ha accettato di porgere il saluto dell'università, perché penso che è un'iniziativa che fa bene a tutti, all'università. Ricordo che ogni anno si è scelta una facoltà con la quale collaborare. L'anno scorso era la facoltà di comunicazione, 2 anni fa era il conservatorio di musica, quindi non università, però comunque è una realtà. Quest'anno è la facoltà di architettura, quindi ci saranno fra i relatori anche il direttore e un professore della facoltà di architettura. Io mi fermo qua, vi ringrazio, vi do di nuovo il benvenuto e ringrazio la rettrice che viene a portare il suo saluto. Benvenute e benvenuti all'Università della Svizzera Italiana. Siamo felicissimi di ospitare lunedì sera questi eventi che vedo portano veramente la società qui dentro l'università. Questo è veramente uno dei nostri obiettivi prioritari per il 25-28, quello di fare eventi nella quale l'università si apre le porte e fa venire le persone per veramente dei seminari, dei cicli di lezioni che possono veramente interessare anche il pubblico. Non voglio dire altro, vi ringrazio di essere qui, ringrazio di nuovo la Fondazione IPSA e la città di Lugano per il supporto e vi auguro un bellissimo ciclo Cultura e Salute 2024 e che sia interessante per tutti. Arrivederci. Grazie alla rettrice. Adesso invitiamo lui, il professor Enzo Grossi. È sempre un piacere ritrovarlo e vi presenterà il ciclo di quest'anno dedicato alle arti visive, quindi di nuovo un prodotto della sua immaginazione, discusso con il signor Luigi Di Corato e con Silvia Misiti, quindi c'è sempre una discussione per trovare come andare avanti, ecco, quindi non restare sul posto ma progredire in questo progetto. E vi ricordo che già adesso sono partite anche iniziative fra la città di Lugano e l'Istituto di Medicina di Famiglia, quindi c'è un istituto di medicina di famiglia per formare medici sul territorio, perché sono quelli che mancano principalmente, e discutendo di quest'anno è già partita un'iniziativa di collaborazione con la città di Lugano, quindi da cosa nasce cosa. Prego Enzo. Grazie. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Sono davvero emozionato dopo le parole del nostro preside, del vostro preside e della vostra rettrice. È la quarta edizione di questo corso in cui cerchiamo di continuare questo viaggio che abbiamo intrapreso qualche anno fa, un viaggio tra le attività culturali che fanno bene alla nostra salute. Ma noi vogliamo poi che questa idea di far bene sia anche sostenuta da prove scientifiche rigorose e solide.
Per l'edizione di quest'anno abbiamo pensato di dedicare il corso alle arti visive in tutte le sue nelle varie forme che sarà possibile trattare in un corso di 7 appuntamenti. Ringrazio ovviamente l'Università della Svizzera Italiana, l'IPSA Foundation, Città di Lugano, che hanno promosso questo corso. Quest'anno avremo la collaborazione della Facoltà di Architettura e ci fa molto piacere. Ecco, l'arte visiva è indubbiamente un crocevia di diverse pratiche artistiche. Ne vedete elencate alcune, forse sono quelle più importanti, ma il contesto è veramente vastissimo, perché esistono più di 40 pratiche artistiche e visive diverse. E qui ho evidenziato nella parte sottostante della slide le tematiche di cui parleremo in questi 7 incontri, in cui esiste una certa mole di evidenze scientifiche, devo dire a volte anche sorprendente, che attestano l'utilità per la salute umana. Quindi il titolo del corso: Arte che cura. Sono tematiche in cui possiamo avere una fruizione passiva, come andare ai musei, avere l'arte presente dove ci sono persone ospedalizzate, e anche godere delle proiezioni cinematografiche. Ci sono invece altre pratiche in cui abbiamo una proiezione più attiva, e quella di cui parleremo stasera è una di queste, Visual Thinking Strategy, di cui poi accennerò, l'art therapy propriamente detta, e l'art therapy come forma di psicoterapia. Il denominatore comune di tutte queste pratiche sono i meccanismi messi in moto da queste attività sul nostro cervello. E questa sarà una parte molto importante che tratteremo il prossimo lunedì con il pioniere di questi studi, che hanno cercato di capire come il cervello risponde a tutti questi diversi stimoli di bellezza. Ecco, vedete il programma di quest'anno, ma probabilmente ce l'avete davanti a voi. Avremo speakers e discussant importanti che di volta in volta vi presenterò. Una differenza rispetto agli scorsi anni è che io interverrò come speaker, per cui dovrete perdonarmi se sarò un po', la mia presenza sarà un po' ripetitiva, ma ho sentito il bisogno di trattare direttamente alcuni temi, perché è molto difficile poi trovare degli speaker che abbiano la capacità di vedere tutto l'insieme, non solo la loro specifica attività. Sarò accompagnato da Luigi Di Corato in questa avventura, che è direttore, voi conoscete Luigi Di Corato, direttore della divisione cultura della città di Lugano, che coordinerà alcune delle discussioni in aula. Questo mi fa molto piacere, perché sicuramente ho bisogno di un valido supporto in questa attività. Iniziamo stasera il corso parlando di arte visiva come strumento educativo, anche se non è solo, vedrete, non è solo l'aspetto educativo quello importante, ed è una prospettiva molto molto valida, complementare a quello dell'arte visiva come strumento curativo. Educare attraverso l'arte significa soprattutto praticare un'arte che è quella dell'osservazione, e questa arte, propriamente detta, è importante sia in età molto giovane, come probabilmente ci spiegherà la nostra speaker di stasera, sia ovviamente in età adulta, in particolare per i futuri medici, perché vedrete, e ce ne parlerà la professoressa Vincenza Ferrara, come queste strategie di pensiero visuale
siano una tecnica che, quando applicata a medici già formati o a studenti di medicina, è in grado di produrre miglioramenti su aspetti di cui ci parlerà la professoressa e non voglio anticiparveli. Poi, intervenendo come discussant, il professor Fabrizio Consorti, che poi presenterò al momento opportuno, sottolineerà la potenzialità educativa della tecnica per gli studenti di medicina, di cui lui è stato testimone e anche tutor. Quindi ora è il momento di presentare la speaker di stasera, Vincenza Ferrara, storica dell'arte, è stata docente di educazione museale e direttrice del laboratorio Arte e Medical Humanities, Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università La Sapienza. Come esperta di patrimonio culturale e apprendimento ha condotto negli ultimi 10 anni diverse ricerche, quindi anche ricercatrice, oltre che professoressa e docente, nel settore della formazione in area medica e sanitaria, e anche per la promozione dell'inclusione e del benessere degli studenti e dei medici utilizzando l'arte. È in effetti la pioniera nel nostro paese, ma non solo, della Visual Thinking Strategy, e ha importanti libri e pubblicazioni prodotti in questa sua carriera. Quindi è con grande piacere che invito a prendere il posto al podio, cara Vincenza, eccoci qua. A te. Grazie. Cercherò di, appunto, si parla di arte, molto spesso quando si parla di arte, ma già lo ha detto il professor Grossi, si pensa all'arte terapia, no? Cioè siamo condizionati un po' a pensare a questo. E sicuramente è una cosa a cui pensare, perché l'arte fa bene, poi vediamo. Cioè ci sono degli studi che hanno dimostrato quanto l'arte, io direi non la percezione dell'arte in sé, ma metodi che appunto utilizzano l'arte come strumento, siano utili per la promozione del benessere. Ma andiamo a vedere, appunto, io presento Visual Thinking Strategies in medicina. Ho fatto ricerca per anni nel settore delle tecnologie per i beni culturali e il patrimonio culturale digitale per la didattica e l'apprendimento, quindi ero già orientata al termine, diciamo, alle tematiche relative alla formazione. Poi, per uno strano gioco del destino, mi è stato proposto di fare un seminario su arte e medicina e io ho detto ok, proviamo. Ho fatto delle ricerche e ho scoperto che negli Stati Uniti, in grandi università tipo Harvard, Yale, eccetera, hanno fatto degli studi per introdurre le medical humanities, le scienze umane nella formazione in area medica e sanitaria, per superare determinati limiti a cui si era andati incontro. E così, scoprendo questo metodo, ho cercato in qualche modo di applicarlo appunto in Sapienza e poi ho avuto contatti con gli Stati Uniti e quindi ho avuto la possibilità di sperimentarlo. Non vado avanti? Ok. No. Scusate. Da che parte devo girarlo questo? Perché non mi... Adesso, ok. No, vedi? Bene, proviamo. Sì, ha un po' di... Ecco, di qua va meglio. Allora, come vi dicevo, una delle cose a cui mi sono avvicinata parlando di arte e medicina è l'approccio delle medical humanities, ossia tutte le arti, non solo l'arte, che possono essere utili, quindi le discipline nell'ambito umanistico che possono essere utili nell'ambito medico e sanitario.
Io lo definisco un approccio più che le scienze umane, come si suol dire, applicate alla medicina, perché questo utilizzo permette appunto di avere un determinato approccio appunto al paziente, alla cura e a tutto quello, a tutte quelle che sono le attività che un professionista della salute dovrebbe applicare. Questo approccio infatti può colmare il gap tra il medico e il suo paziente attraverso lo sviluppo di empatia. Sentiamo parlare tanto di questa capacità, mettersi nei panni dell'altro. Attenzione, il medico ovviamente non deve soffrire, altrimenti rischia di non poter curare al meglio il paziente, ma deve comprendere lo stato del paziente per meglio utilizzare le sue capacità per la cura. Migliorare la capacità di osservazione e di ascolto. L'osservazione è una delle cose fondamentali, ma non solo, anche l'ascolto. Non siamo più abituati ad osservare e ad ascoltare. La nostra società è veloce, passa tutto velocemente, ma invece dovremmo recuperare, almeno in alcune situazioni, questo tipo di capacità. Migliorare la comunicazione anche interprofessionale. È molto importante che i vari professionisti, per esempio di un reparto, abbiano una buona comunicazione, quindi il medico, l'infermiere, l'operatore sanitario, nell'ambito di hospice lo psicologo, l'assistente sociale, insomma tutte quelle figure che ruotano attorno alla malattia e al paziente. Poi una cosa importantissima, promuovere la resilienza e limitare lo stress, fondamentale, perché è una delle, purtroppo, delle cose negative che hanno un impatto sui professionisti della salute. Abbiamo poi la necessità, proprio attraverso questo approccio, di superare il modello biomedico. Con il positivismo si è pensato un po' alla medicina come una scienza esatta, ma la medicina non è una scienza esatta. Perché? Perché ha davanti un paziente, il paziente è unico. E quindi che cosa è successo col modello biomedico che si è appunto sviluppato? Separazione dei processi biologici da quelli psicosociali, i processi biologici considerati unici responsabili della genesi della malattia, il corpo è come una macchina, la malattia un suo guasto. Quindi questo approccio praticamente ha creato il famoso gap di cui si parlava prima tra il medico, l'infermiere, l'operatore sanitario e il paziente. Ma dagli anni 50-60, ma io direi anche prima, perché insomma la definizione di salute e di malattia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 47-48, quindi già qualcuno cominciava a pensare al fatto che invece va applicato e va recuperato, perché questo è quello che si faceva in passato, l'approccio biopsicologico sociale. Quindi mettere al centro del processo di cura il paziente, l'introduzione della medicina umanistica, lo sviluppo di un approccio empatico e olistico, quindi considerare il tutto della persona. Quindi ricostruire in qualche modo un ponte tra le discipline, quindi per esempio, perché no, arte e medicina, poi vediamo perché, appunto la pratica del passato quando il medico non poteva ignorare le scienze umane e le arti. Quindi l'arte in questo caso come formazione. Andiamo a vedere le relazioni tra l'arte e la cura, la rappresentazione della cura nell'arte, l'osservazione dell'arte e l'arte dell'osservazione. Pensiamo a questa lezione di anatomia del dottor Nicolas Tulp di Rembrandt e noi qui possiamo fare una lezione di anatomia anche oggi, perché poi io insomma ho cercato anche di ovviamente documentarmi, non sono un medico, ma chiedendo ai medici la rappresentazione è reale dal punto di vista anatomico. Quindi in realtà io potrei utilizzare quadri di questo tipo per aggiungere, e vi devo dire che c'è un medico che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere
di Madrid, che fa alcune lezioni di anatomia all'interno del Museo del Prado con opere che sono lì. Quindi, insomma, fa le sue lezioni di anatomia su persone, ma lo fa anche attraverso le opere d'arte. Ma se noi andiamo, ecco, per esempio io mi sono imbattuta in quest'opera, Achille che benda Patroclo. E quando ho visto questa immagine ho detto, ma che strano, ma sarà vera? Sì, è vera. Peccato che è una, insomma, diciamo, una coppa del VI secolo a.C. Poi ho ritagliato la parte del bendaggio, l'ho ricercata banalmente tra virgolette su Google e mi è apparso il bendaggio che si fa oggi. Quindi se noi andiamo a vedere, la pratica non è molto cambiata, addirittura abbiamo la posizione della mano che è simile. Poi questa è un'operazione di appendicite in Ginevra di Christian Schad. Questo è un artista, stavano a cena con il suo amico medico una sera chirurgo che è stato chiamato per un'operazione urgente e lui ha detto, oggi si farebbe con le telecamere, no? Posso venire a riprendere l'operazione? E lui l'ha fatto. Anche qui ho chiesto a medici se effettivamente era tutto corretto, ma tranne il fatto che non hanno le mascherine e che probabilmente diciamo anche come è stato addormentato il paziente, eccetera, ma gli strumenti utilizzati pare che siano quelli, quindi l'operazione esatta. Quindi la cura come assistenza, la cura e guarigione, questo noi possiamo trovare attraverso l'arte. Come viene utilizzata l'arte, per esempio, nella formazione? Io una delle prime cose che faccio è mettere a disposizione questa immagine e utilizzare il metodo delle Visual Thinking Strategies e chiedo a chi mi sta di fronte, agli studenti, che cosa sta succedendo in questa immagine? Quali sono gli elementi visivi che provano l'ipotesi che tu hai prodotto? E da qui ne nasce una discussione e questa discussione è molto utile per realizzare una serie di competenze che poi vedremo. Qui non mi soffermo su questo gioco, questo è la visita del dottore, ma adesso ve ne faccio fare uno. Vi chiedo il vostro intervento. Allora, vi chiedo di osservare la prima immagine, la seconda e la terza. Sì? L'ho tolta appositamente. Appositamente li ho tolte perché quante volte noi osserviamo ciò che abbiamo di fronte perché ho così poco tempo? E vi chiedo che cosa c'è nella prima, che cosa nella seconda e che cosa nella terza? Foglie nella prima e nella terza? Un gufo. Allora, ovviamente avete avuto poco tempo, ma questo è un bel esercizio per comprendere. Guardate un po'. Cosa ci sono oltre le foglie? Delle rane. Ma questo perché? Perché avete posto attenzione, vi siete concentrati, ovviamente, e quindi avete cercato di rispondere a una domanda e avete visto le rane. Anche qui c'è qualcosa in mezzo a questi sassolini. C'è un'arachnide. Tutti siete arrivati a questa immagine. Adesso gufo, civetta, però ci siamo. Attenzione, c'è un articolo appunto degli Stati Uniti che parla dello spot della zia Minnie. Lo spot della zia Minnie è quello per cui un medico, lì parla del medico di famiglia, dell'evidence based medicine, attenzione a osservare bene perché altrimenti rischiate di confondere una malattia. Si affaccia a una persona per un attimo, dice un neo come la mia zia Minnie ed è che ci fa mia zia Minnie? Non era la zia, ma questo è quello che si rischia di ottenere appunto non utilizzando bene la capacità di osservazione.
Questo perché c'è una differenza tra vedere e osservare. Vedere è un'azione immediata, spontanea, non selettiva, è quello che avete fatto in poco tempo. Osservare invece è un'elaborazione intenzionale di un determinato fenomeno visivo, quindi si configura come un processo cognitivo, orientato alla comprensione di un fenomeno, ponendolo in relazione al contesto, e quanto noi dovremmo fare nei confronti appunto di un paziente. Ma l'arte dell'osservazione è una cosa che in realtà nasce da Ippocrate, che ha introdotto nella medicina la dimensione dell'osservazione della realtà. Abbiamo poi la definizione di occhio clinico, in cui appunto ci parla di diciamo che quanto è importante acquisire informazioni attraverso un'attenta osservazione, ragionamento critico e intuitivo per raggiungere un'ipotesi diagnostica. Quindi come facciamo a sviluppare queste capacità? Come avete visto, insomma, abbiamo fatto questo gioco, ma per avere un attimo un po' di consapevolezza, forse è utile, no? Cercare di migliorare questo tipo di capacità. Diciamo che io ho messo a punto un format adottando questo metodo cognitivo che è quello delle Visual Thinking Strategies, l'ascolto attivo con delle pratiche che si fanno utilizzando l'arte, e l'iconodiagnostica, ossia la diagnosi di patologie su opere d'arte. L'ho fatto in corso di laurea in medicina, corso di laurea in scienze infermieristiche, ECM per le professioni sanitarie, nella specializzazione per medici di medicina generale, ossia i medici di famiglia, in reparti ospedalieri o in hospice, quindi insomma l'ho sperimentato in diversi contesti. Questo metodo nasce alla fine degli anni '80 appunto negli Stati Uniti, tra la relazione tra una psicologa cognitivista ricercatrice appunto di Harvard e Philip Yaniwine, responsabile delle attività educative del MoMA, che praticamente lo mettono a punto per coinvolgere i visitatori. Poi in realtà ci si rende conto che è un potente strumento per l'apprendimento e quindi viene utilizzato nelle scuole e viene utilizzato appunto nei corsi di medicina e di infermieristica delle università americane. Sono 3 domande: cosa sta succedendo in questa immagine che attiva la concentrazione e l'osservazione? Quali sono gli elementi visivi che possono provare ciò che hai detto, attiva la riflessione e l'analisi? Cos'altro puoi trovare nell'immagine? Stimola l'osservazione e approfondisce il processo di costruzione del significato. È molto importante perché è un ragionamento in un contesto sociale, quindi mette insieme il ciclo cognitivo con il ciclo sociale, e tutto questo aiuta a migliorare appunto le competenze. Quindi noi cosa si sviluppa? Problem solving, pensiero critico, lavoro collaborativo, rispetto del pensiero dell'altro, che non è utile solo per l'inclusione sociale, ma è utile perché così capisco che il pensiero di un altro può essere una risorsa in un limite, e quindi mi abituo ad ascoltare anche gli altri e non mi fermo solo sulla mia ipotesi. Comprensione, comunicazione e tolleranza dell'ambiguità. La tolleranza dell'ambiguità l'ho scoperta appunto studiando queste cose, che è la capacità in qualche modo di superare lo stress o superare una situazione che non si conosce per trovare strategie utili per andare oltre. Queste sono le esperienze di Yale, le esperienze a New York, migliorare l'osservazione, l'empatia, la comunicazione, eccetera. L'esperienza di Harvard Training AI è quella a cui la prima a cui ho fatto riferimento. In Europa a farla è stato innanzitutto l'Università di Cork in Irlanda, e poi l'abbiamo fatto noi come Sapienza. Quindi insomma abbiamo incominciato a sperimentare. Questi sono progetti in Italia dal 2014, sono 10 anni che in qualche modo facciamo sperimentazione e cerchiamo in qualche modo anche di andare a misurare la validità di questo metodo.
E nella pratica clinica, quindi osservare, descrivere, interpretare, provare, e si avvicina molto all'evidence-based medicine, ma questo magari il professor Consorti dopo ci può dire qualcosa di più. E gli obiettivi nella medicina: migliorare la capacità di osservazione e ragionamento clinico, migliorare la capacità di comunicazione con il paziente, i familiari e i colleghi, incoraggiare il pensiero critico e il problem solving, e promuovere l'empatia, come abbiamo già detto. E poi anche un'altra cosa che riguarda noi, cioè la persona, la possibilità di esprimersi liberamente migliorando la qualità dell'apprendimento, cioè la consapevolezza di diciamo maggiore fiducia in se stessi. Questa è una cosa che questo metodo sviluppa. Ma noi sappiamo, appunto, come abbiamo già introdotto, che l'arte, ci sono delle ricerche, qui ho anche citato ovviamente il professor Grossi, che hanno determinato quanto la percezione dell'arte possa migliorare alcuni aspetti relativi alla riduzione dello stress, all'incremento dell'autoriflessione, eccetera. Queste sono delle foto di esperienze al museo fatte con gli studenti. Questa è una foto che io riporto. Erano arrivati dopo alcune lezioni o dopo il reparto, questi sono studenti del quarto anno, un po' diciamo, e invece dopo questa visita al museo etrusco, questa esperienza, come vedete, sono abbastanza soddisfatti di quello che hanno fatto. Poi c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rispetto alla promozione del benessere ha fatto uno studio nel 2019, proprio l'ufficio europeo, che ha dimostrato questo. E appunto queste sono le immagini delle esperienze che ho fatto con gli studenti, sia questi sono i medici di medicina generale, questo è un reparto di pediatria. Poi appunto ci sono anche citati degli articoli, perché poi queste attività sono state pubblicate sulle riviste internazionali di medicina, quindi sono state ritenute in qualche modo, abbiamo provato la loro diciamo un impatto positivo. Abbiamo pensato di fare dei questionari di gradimento a fine percorso. Poi abbiamo messo a punto una griglia validata WTS Skill per lo sviluppo di competenze, è stata validata, riconosciuta, e somministrazione di questionari legati allo stress e al personal burnout. Nel questionario di gradimento e feedback dei partecipanti ogni volta si dice che l'osservazione è stata una delle cose più sperimentate, soprattutto perché ha permesso di mettere in pratica le capacità critiche e di indagine. E la cosa più sorprendente è che mi sono accorta che le stesse tecniche di analisi dei quadri le ho applicate per l'esame di semiotica nella lettura dei casi clinici senza rendermene conto. Quindi, come vedete, è lo studente stesso che si rende conto. Questo ho imparato qualcosa di rilevante questi sono gli studenti di infermieristica. Cosa ho imparato? Osservare, valutare e riflettere. E la cosa più sorprendente è vedere lo scetticismo sparire già dalla prima immagine, perché c'era qualcuno che dice: ma che ci fa fare queste lezioni, a che cosa serve? Invece hanno. E poi questi sono medici della formazione specifica in medicina generale, l'importanza dell'empatia nel processo diagnostico terapeutico e altro. Poi questo crede che gli argomenti possano essere rilevanti per la sua formazione, sviluppo d'osservazione, team building e pensiero laterale, rilevante per dare un'apertura mentale a professionisti che spesso si trovano ingabbiati in linee guida. Questi sono, diciamo, già professionisti. E questo è uno studio che abbiamo fatto proprio perché diciamo questo percorso si evolve tra terzo, quarto e quinto anno. Abbiamo verificato, abbiamo somministrato dei questionari pre e post all'inizio del terzo e alla fine del terzo, abbiamo visto che erano migliorate delle competenze utili, osservazione, problem solving, eccetera. Poi abbiamo fatto il quarto anno, il quinto anno, a un certo punto abbiamo detto: ma forse
andiamo un po' a verificare che cosa succede con gli studenti del quinto. Perché? Perché mentre al terzo anno, appunto, con il professor Consorti abbiamo reso questo corso, diciamo, obbligatorio tra virgolette all'interno di metodologia clinica e di semeiotica, quindi lo facevano tutti quelli del terzo anno, al quarto e al quinto era un'attività didattica elettiva, quindi c'era qualcuno che non ha proseguito. Bene, le differenze ci sono state. Chi ha proseguito e ha fatto tutti gli anni ha mantenuto le competenze sviluppate, chi non ha proseguito le ha perse. Ma perché? Per diversi motivi, tra cui per esempio lo stress e anche la tipologia di formazione, ma insomma il stress può essere. E questo è stato provato da un altro studio che ho fatto invece in infermieristica con il professor Latorre, che è un docente di sanità pubblica. E in blu vedete diciamo, i risultati del pretest in studenti che diciamo in blu sono gli studenti di infermieristica che non hanno frequentato le attività. Vediamo che alla fine delle attività, alla fine delle 5 settimane, hanno aumentato il loro livello di stress. Quelli rossi sono quelli che hanno frequentato queste attività, forse lo sentivano perché erano più stressati all'inizio, bene, hanno diciamo diminuito il proprio stress. Poi abbiamo anche fatto con una studentessa di medicina che ha seguito i miei corsi e che mi ha chiesto di seguirla in questa attività con le pazienti di lupus, abbiamo fatto questo tipo di attività, questi 5 incontri. Abbiamo somministrato pre-test e post-test per lo sviluppo di competenze, ma anche un test per l'intelligenza emotiva, pre e post, con un gruppo di controllo. Bene, chi ha fatto queste attività ha migliorato le competenze e ha migliorato le sezioni dell'intelligenza emotiva legate alla depressione e alla relazione, mentre chi non aveva frequentato per alcuni versi ha peggiorato alcune situazioni. Quindi insomma questo a manifestare quanto può essere utile. L'altro riferimento che volevo fare molto utile è l'igonodiagnostica, che diciamo noi possiamo sapere quanto l'opera d'arte dal Rinascimento in poi. Possiamo dire che gli artisti erano anatomisti, perché c'erano un quadro con Michelangelo che faceva una lezione ai suoi colleghi con un cadavere, quindi anche loro facevano dissezioni di cadaveri e presentavano il vero. Quindi noi possiamo trovare degli elementi all'interno delle opere d'arte che possono costituire un esercizio. L'igonodiagnostica nasce negli Stati Uniti nel 1983, proprio questa ricercatrice psichiatra all'Università di Harvard, che ha fatto uno studio per andare e ha verificato che questo tipo di malattia, la sindrome di Crusoe, era già presente probabilmente in queste isole a partire dalle sculture che c'erano e che quindi erano rappresentate con dei livelli simili alla presenti in un paziente. Questo è un gioco che abbiamo fatto alla Galleria Borghese. Di solito guardiamo un'ultima cena, ovviamente guardiamo gli apostoli, i loro visi, eccetera, le loro cose, ma qui, facendo questo tipo di esercizio, abbiamo visto il valgismo delle dita del piede, che è presente. Allora, per concludere, riporto una riflessione di una che è diventata docente di infermieristica quando ha finito un primo corso che lei ha fatto. La mia mente non vedeva cose che gli altri hanno portato alla mia attenzione. Il quadro non è cambiato, nel senso che quegli elementi c'erano anche prima, ma la mia percezione di esso è cambiata attraverso questo processo. E abbiamo finito.
Domande e riflessioni le lasciamo per dopo. Mi porto via. Ecco, ce n'è una, il microfono, non so. Ecco, sta arrivando il microfono. Sì. Mi sente bene? Sì. Io non ho capito bene l'aspetto collaborativo nell'esercizio di Visual Thinking Strategy, cioè nel senso cosa succede nella squadra per far sì che gli studenti sviluppino queste competenze di collaborazione. Allora, io non mi sono molto dilungata perché i tempi sono stretti, però la cosa che posso rispondere è questo: si fa in gruppo, ma ci sono delle regole di partecipazione. Le regole di partecipazione sono che si osserva, chi ha da dire qualcosa alza la mano, c'è ovviamente un conduttore, un facilitatore che dà la parola, la persona si esprime, dopodiché si passa a un'altra persona e deve dare delle prove. Quali sono gli elementi? Quindi dare delle prove rispetto a un'opera di cui non si conosce nulla, non si deve conoscere nulla. A questo punto si passa all'altra persona, che può avere o non avere la stessa ipotesi, ma a quel punto si dice che non si deve mai dire non sono d'accordo con quella l'ipotesi, e poi si va avanti così fino a quando non si ritiene di aver concluso la discussione. Succede che le persone si ascoltano e si rispettano, magari non avviene la prima volta, ma dopo 4-5 incontri questa cosa avviene. Io posso fare un esempio, che è un esempio eclatante. Io questo tipo di metodo lo applico anche a no, perché qua ci sono lo applico anche nella scuola, ma l'ho applicato anche nel carcere minorile di Roma, con dei risultati molto interessanti da parte di minorenni, cioè minorenni che insomma che dopo solo 3 volte alzavano la mano, ascoltavano l'altro e parlavano, e questo ovviamente produce lavoro collaborativo. Ma questo mi è anche successo con i medici del reparto di Alessandria, del reparto di geriatria, che mi hanno detto appunto che sono stati molto contenti perché hanno scoperto delle cose dell'altro che non avevano mai scoperto, e quindi questo gli ha permesso in qualche modo di creare una sinergia maggiore. Grazie mille. Ringrazio la professoressa Ferrara per questa interessantissima lettura che credo faccia molto riflettere, perché in effetti mi spiace di non avere potuto partecipare a uno di questi corsi. Mi sarebbe molto interessato vedere la reazione su me stesso, ma in effetti quella della capacità di osservare è un problema che noi ci trasciniamo. Faccio un esempio. Dato che io nasco come gastroenterologo, negli anni '80 in gastroenterologia ci fu una rivoluzione, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, penso di sì, l'Helicobacter pylori, che è un patogeno dello stomaco che si è visto causava l'ulcera peptica. Quindi l'ulcera peptica, dopo che si sono usati gli antibiotici intensivamente per una decina d'anni, è scomparsa. Non esiste più questa patologia. I studenti che hanno in corso oggi, nei loro libri di testo non se ne parla. E in quel periodo c'era stato un interesse formidabile, tutti ne parlavano, e mi ricordo che un patologo di Pavia, andando a rivedere dei vetrini che Bizzozero, un grandissimo anatomico di Pavia, fine 1800 aveva lasciato, quindi erano ancora consultabili, andando a vedere queste biopsie gastriche ha detto: ma ecco, l'Helicobacter pylori era già qua, è stato presente per
tutto questo secolo nessuno l'ha notato, perché per notare una cosa non bisogna semplicemente vedere, ma bisogna osservare e avere una capacità di osservazione molto acuta. Quindi, benissimo, io penso che questa potrebbe essere un'iniziativa che magari si potrebbe portare avanti anche con i medici di medicina generale, per vedere se questo facilita sia la loro riduzione dello stress che la capacità di cooperare, dato che molto spesso si lavora anche in gruppo. Bene, ora è il momento di invitare il professore Fabrizio Consorti, che presento. Il professor Consorti è ricercatore universitario e docente di metodologia clinica e chirurgia generale presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università di Roma. È stato fino a pochi anni fa presidente della Società Italiana di Pedagogia Medica, la SIPEM, e ha condotto come esperto riconosciuto a livello nazionale e internazionale degli eventi di faculty development per la Sapienza e molti corsi di studio italiani. Ha collaborato, come avete capito, collabora ancora con la professoressa Ferrara per l'implementazione di questa tecnica nei corsi di medicina ai fini di migliorare la formazione e prevenire il burnout degli studenti stessi. Caro professore, a lei il podio. Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato scelte viti. Vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. Questo è un breve canto poetico che apre il capitolo 5 del libro di Isaia nella Bibbia. E stasera vorrei commentare ciò che ci ha illustrato la professoressa Ferrara, dandovi un contesto un pochettino più ampio per capire come mai, quando ci siamo incontrati, lei ha trovato automaticamente posto nel corso di metodologia clinica, che per una storica dell'arte, insomma, è un bel salto mortale. Allora, io ho cominciato a insegnare nel corso nel 2004, nel 2000, ma così ero associato, diciamo, a un altro docente. Nel 2010 è diventato il mio corso, il corso di metodologia clinica sta al 3° anno, quindi in un anno cerniera dei 6, tra gli anni preclinici e gli anni clinici veri e propri. E io al 2010, quando cominciai, sentivo sapore di uva acerba, nonostante l'impegno anche del collega che mi aveva lasciato il corso, c'era qualcosa che non andava. Vi faccio un paio di esempi, sempre presi in maniera molto narrativa, rassegnatevi. Sì, sono un ferocissimo chirurgo, anzi sono stato fino a giugno dell'anno scorso perché sto in pensione. Questo denota chiaramente la mia condizione di depresso post-pensione. Allora, presa da un quotidiano telematico ad amplissima diffusione, perlomeno in Italia, insalatine, affatto, mangio 30 grammi di cioccolata al giorno. Milly Carlucci svela il suo segreto per restare in forma a 70 anni. Magari conoscete Milly Carlucci anche in Ticino. E comunque, per chi non lo sa, in Italia è una notissima conduttrice televisiva, in questo momento sta conducendo una trasmissione di gran successo che è Ballando con le stelle. Allora, voi che capite che qui il cioccolato buono ce lo avete sicuramente, per cui da domani giù palate di cioccolato tutte quante, giustificate dal fatto che quello è il segreto
per restare in forma. Non lo fate, per l'amore di Dio. Leggete l'articolo, non solo il titolo. Cito letteralmente sempre, insalatine affatto. Ho una nutrizionista bravissima che da tempo mi segue e mi ha guidato nel modo di mangiare, vario, sano, e ha anche migliorato la situazione delle mie intolleranze al glutine e al lattosio. Posso mangiare fino a 30 grammi di cioccolata fondente al giorno, che non è proprio la stessa cosa di quello che dice il titolo, d'accordo? Cominciate a capire che osservo, descrivo, non mi fermo al titolo, quantomeno leggo l'articolo, leggo criticamente l'articolo. E fu così che, chiedendo a un mio studente di fronte a un paziente che aveva un vistoso gozzo tiroideo, cosa vedi, Gianfranco? E lui tutto tronfio, un gozzo, professore, sbagliato. E lui mortificato, come sbagliato? No, tu non vedi un gozzo, tu vedi una persona che ha il collo di dimensioni aumentate, specie nella regione anteriore, asimmetrico per prevalenza dell'emidiametro destro sull'emidiametro sinistro, come da possibile gozzo diffuso. Allora, si passa dal titolo dell'articolo, da quello che vedi, senza passare attraverso una descrizione analitica, all'interpretazione. 9 volte su 10 questo produce un errore. Per cui il procedimento mentale nei due esempi è lo stesso, abbiamo delle presunzioni, dei pregiudizi sul mondo, perché ce ne siamo fatti esperienza e li applichiamo automaticamente anche fuori dai contesti in cui è lecito applicarli. Non sto dicendo che ogni volta bisogna inventare l'acqua calda, la ruota e il fuoco, sto dicendo che certe cose sono vere date un contesto, in un altro contesto non sono vere. Così nasce l'idea non del decalogo, ma del trilogo. Osservo, descrivo, interpreto. Quando poi lei è venuta a dirmi che le VTS erano osservo, descrivo, interpreto, io ho detto, sorella mia, vieni qua, abbracciamoci, vieni a insegnare. Sì, lei mi ha chiesto se poteva fare qualcosa nel corso, io ho detto, tu non puoi fare qualcosa nel corso, tu avrai un modulo fisso dentro il corso di metodologia. Metodologia è tante cose. Fondamentalmente la vecchia semeiotica, quindi raccogliere i sintomi interrogando i pazienti, raccogliere i segni attraverso l'esame obiettivo, cioè la visita del paziente, va bene, ispezione, palpazione, percussione, auscultazione. Ma oltre a fare queste cose gli insegniamo a comunicare con i pazienti secondo delle normali norme di buona comunicazione clinica, ma l'osservo, descrivo, interpreto gli chiediamo agli studenti di applicarlo anche su loro stessi in occasione delle prime esperienze cliniche che fanno. Al terzo anno, almeno nel mio corso di laurea, si mettono il camice per la prima volta e li portiamo a parlare con i pazienti perché altro non sanno fare. Dopodiché devono scrivere dei brevi testi riflessivi. Allora, il mio canto d'amore per i miei studenti, d'accordo? Che non si è interrotto l'amore, solo per la circostanza banale che io abbia smesso di insegnare. Ve ne leggo solo 3, dai. 3 brevi estratti. Il nocciolo del problema non era tanto il fatto che fossimo in 5 a parlare con lei da sola, quanto il fatto che oltre alle mie 4 colleghe ci fossi io, che sono un ragazzo. La signora provava vergogna nel parlare di sé e dei suoi problemi in mia presenza. L'impressione che ho avuto alla fine è stata che il camice è una sorta di livellatore. Alla fine, agli occhi della paziente, il camice mi ha conferito una sorta di autorità, grazie alla quale io non ero più un ragazzo, ma un tizio col camice, vale a dire qualcuno competente, assimilabile ad un medico, visto che ancora non lo sono. Questo è Manuel. Margherita scrive: nel diario ho accennato al fatto che il Signore ha fatto parte della mia vita.
Ecco, mentre tornavo a casa pensavo, non so bene perché con terrore, al fatto che finora di pazienti ne ho visti 3 e ovviamente me li ricordo tutti e 3, ma quando ne avrò visti 300 non me li ricorderò tutti e magari dimenticherò anche quei 3 che ora ricordo così bene. Questa cosa mi spaventa un po'. Quando si hanno poco più di 20 anni, scrisse all'epoca Chiara, la vecchiaia, la sensazione di essere prigionieri di un corpo e di una psiche in decadimento appaiono come il peggiore dei mali di questo mondo. Non avrebbe senso spendere altre parole sulla mia personale quanto umana paura di invecchiare. Ciò che mi preme al momento è riflettere su come si potrebbe essere nella mia professione di medico in futuro, come potrebbe essere, scusate, in futuro il rapporto con l'anzianità, con i quadri clinici che ora nella mia grande ignoranza classificherei come di uomini stanchi giunti ormai al capolinea di una vita piena di sofferenze, di affetti, di soddisfazioni, di sacrifici, di lavoro e di passioni. La stragrande maggioranza dei miei studenti non ha mai visto morire qualcuno perché non si muore più a casa. Io da studente ho visto morire mia nonna quindi almeno un'esperienza di vedere che succede, dato il fatal sospiro. Queste cose sono molto importanti e vanno in pandan con quello che poi Vincenza Ferrara ci ha ricordato, va bene? Al terzo anno era obbligatorio, nel senso che le VTS erano una parte del lavoro per gruppi, perché l'intero gruppo classe di 150 studenti era diviso in piccoli gruppi e a rotazione si andava nel laboratorio di simulazione, nello skill lab per imparare a fare l'esame obiettivo, nei reparti e nel laboratorio di arti visive per fare esercizio proprio nei musei. A Roma non mancano, grazie a Dio. Funziona, lei già vi ha mostrato il risultato, vi sottolineo solo l'importanza della ripetizione. È verissimo che un articolo storico sull'empatia negli studenti di medicina, The Devil is at the third year, il diavolo è al terzo anno, ma negli Stati Uniti ricordatevi che il terzo anno equivale al sesto nostro, perché hanno i 2 anni di pre-medical college, quindi è sicuramente vero, ma è anche vero che qualsiasi abilità, se non la mantenete allenata, la perdete, va bene? Qualche anno fa, tutto orgoglioso, salgo in bicicletta per portare mia nipote in giro per Como, perché vivono qua, qui proprio appena dall'altra parte del confine. L'altro po' ci ammazziamo tutte e 2 perché io ero tipo 30 anni che non pigliavo più la bicicletta. Si dice che una volta che hai imparato non te lo scordi mai. Beh, non è vero. Che con la bambina sul seggiolino avanti, Dio, che pazzo. Allora, questa cosa funziona sicuramente, soprattutto se diventa una parte normale del curriculum medico, del curriculum dell'infermiere. Sottolineo l'importanza, in chiusura, dello sviluppo anche non solo dell'osservo, descrivo, interpreto, ma dello sviluppo della tolleranza all'ambiguità, perché non sempre si sa veramente come stanno le cose quando eserciti la medicina, e questo non ti deve sgomentare, deve essere qualcosa che fa parte del tuo bagaglio professionale. Questa storia d'amore continua, le ultime 3 citazioncine, consentitemelo, ma ve l'avevo dichiarato che era un canto di amore. Laura, dirigente medico qui in Svizzera da voi, è in un ospedale vicino a Basilea, non dico qual è, una delle mie studentesse cocche, e lei è endocrinologa, però quel corso di metodologia ha proprio lasciato un solco, non un segno. Le ho risentite preparando questa chiacchierata con voi. Margherita, di cui avete sentito parlare prima, quella che aveva paura di non ricordarsi i pazienti, ora è psichiatra, lavora in Piemonte e mi scrive: prof, che dolcezza, era molto bella avere nei suoi corsi uno spazio riflessivo. Insomma, quando li pigliamo sul serio, gli studenti producono uva buona, non uva acerba. Ricordatevi che i sistemi formativi sono eminentemente complessi, i numeri che vi ha mostrato Vincenza sono veri,
le statistiche le ho elaborate io, quindi parola di Boy Scout, non ci siamo inventati niente, ma siamo in un sistema eminentemente complesso, quindi non potete dare per scontato il nesso di causalità lineare, una causa, un effetto. Su 150 la stragrande maggioranza ha scritto il commento che ha dato lei, qualcuno non lo ha scritto ma è andato in casa pensando quella è matta e consorti gli va appresso. Va benissimo così, sono tutte figlie e figli, qualcosa rimane. Grazie. Bene, allora andiamo qua. Siamo andati relativamente veloci. Dicevo, siamo andati relativamente veloci, ma è meglio così, perché di solito c'era sempre poco spazio per la discussione generale, con le domande dal pubblico. Quest'anno, tra l'altro, è stato difficile immaginare, come ci abbiamo pensato con Silvia Mesiti e Luigi Decorato, se si poteva introdurre anche quest'anno una sorta di intermezzo, ma dal punto di vista logistico non era fattibile. Insomma, l'arte non può essere usata come una sorta di esibizione ludica, ha bisogno di un ambiente consono e di una serie di particolari. Per cui, ecco, dal momento che non abbiamo questa parte di intermezzo, abbiamo un po' più di tempo per la discussione. Quindi io lascio la parola a chi vuole porre domande, e mi piacerebbe che magari, se c'è qualche studente di medicina, ci dicesse la sua impressione su questa istanza, no? Di poter anche avere un tipo di formazione che passa attraverso l'arte. Ma vedo che alza la mano il preside Giovanni Pedrazzini. Grazie mille per la presentazione e per il plaidoyer di questa metodologia. La trovo sicuramente convincente e applicabile. Non ho ancora immaginato un modello da noi, non abbiamo ancora immaginato di come la si possa applicare, però una domanda a entrambi. C'è un metodo di assessment, cioè per valutare se hanno imparato, se hanno capito, cioè li valutate anche, quindi non è solo un esercizio che fate con loro, ma li valuterete anche per quello che è stato fatto, e quindi in un sistema complesso come quello che dice lei sarà piuttosto difficile stabilire un parametro di valutazione oggettivo, però probabilmente è necessario. È un corso facoltativo o obbligatorio? Al terzo anno era diventato obbligatorio. Ok. Quindi per forza dovete invece però al terzo anno, allora, io appunto, come diceva, sto facendo ricerca in questo settore, ho messo a punto una griglia di valutazione delle competenze che è stata validata, che è stata pubblicata su una rivista internazionale, e adesso mi si sta chiedendo anche dagli Stati Uniti, quindi in qualche modo è riconosciuta. È una griglia che va con un test pre e post, e che viene fatta non solo per gli studenti di medicina, è quella per cui, cioè, per chiunque faccia almeno 4 incontri di 90 minuti, perché ci deve essere ovviamente una ripetizione perché in qualche modo attiva delle aree neurali. A proposito di neuroestetica o di neuroscienze, a questo io ho partecipato a un progetto di neuroscienze con Maurizio Forte, che insegna alla Duke University come archeologo, ma lui si definisce neuroarcheologo, e misurando l'eye tracking, misurando l'elettroencefalogramma, e abbiamo riscontrato quanto la percezione, come funziona di fronte a un'opera d'arte,
e cosa cambia quando noi attiviamo il metodo delle Visual Thinking Strategies, perché c'è qualcosa in più che succede. Quindi abbiamo una griglia di validazione e dopo 4-5 incontri vengono misurate. È proprio un assessment ormai validato, riconosciuto, e quindi da lì possiamo andare a verificare quali competenze, che appunto problem solving, pensiero critico, osservazione, espressione linguistica, perché anche quella è importante, anche quella cambia, c'è. Poi, come si diceva appunto, ovviamente questa cosa dovrebbe essere in qualche modo ripetuta, ma abbiamo dei risultati molto, diciamo, validati. Per aggiungere qualche dettaglio proprio sulla valutazione, è molto importante la domanda che hai fatto, perché si rischia, se no, come Arno Kumagai, uno dei grandi del pensiero delle Medical Humanities, disse, le Medical Humanities rischiano di essere il bordino decorativo della torta. Cioè, avete presente quelle torte con lo squaglio di caramello colorato? Ecco, le Medical Humanities sono lo squaglio del caramello, ma la torta è fatta di ben altro. Nell'esperimento che vi abbiamo mostrato e poi anche nell'esame di metodologia clinica finale hanno delle prove di osservo, descrivo, interpreto di un'immagine pittorica e di una immagine clinica non radiografica, perché entrerebbe in gioco altre capacità, ma la fotografia di un paziente, quindi diciamo l'ispezione dell'esame obiettivo. E la griglia a cui accennava Vincenza Ferrara ha queste 4 assi per l'appunto, la capacità di osservazione, che significa nella risposta scritta quanti elementi accolto, la comunicazione scritta, anche la qualità del testo, quante parole ha usato, ad esempio, se l'osservazione aveva un tono personale o ha usato l'impersonale, cioè ci sono dei criteri, insomma. Il pensiero critico, quindi se si è posto il dubbio di interpretazioni alternative a quella che ha fatto, e il problem solving, se ci sono aspetti problematici, e di solito nelle immagini che proponiamo ci sono, come pensa di risolverli. È una rubrica tecnicamente, e questo significa che c'è una serie di criteri che ti permettono al valutatore di... I valutatori ovviamente sono formati a usare la griglia, però il processo di formazione è abbastanza rapido, anche le misure di interrate e reliability sono sempre state abbastanza alte, quindi non, come dire, possiamo usarla all'esame in soldoni. Va bene, e ogni dominio dei 4 che vi ho detto ha un punteggio che va da 0 a 4 e quindi diciamo 0 è proprio, ha scambiato, non lo so, io pere per banane, e 4 è meglio di Vincenza Ferrara. Quindi, e questa cosa è una parte dell'esame di metodologia, che è un esame complesso, perché prevede una parte pratica in cui devono raccogliere l'anamnesi a un paziente simulato, visitare un altro studente, perché apprendono l'esame obiettivo fra pari, perché è l'esame obiettivo dell'uomo, della persona, scusate, sana. Poi, com'è uno con la polmonite, lo imparano dopo, però se non hai ascoltato 50 polmoni sani non ti accorgerai mai quando c'è il crepitio o lo sfregamento pleurico, capito? E poi c'è una batteria di test a scelta multipla, che sono tutti però di problem solving. Il corso è flipped, quindi io non faccio lezioni in aula, ma in aula 3 ore di esercizi continui o mini lectures quando l'esercizio dimostra che una cosa non è chiara, e allora si ritorna là sopra. Si fa molta meno fatica a fare lezione con le slide prese dal libro, in cui ridici le stesse cose che stanno scritte sul libro, ma come le dico io è molto meglio. Però insomma, a parte che mi annoia fare queste cose, e poi anche questa evidence based, la resa in termini formativi è enormemente più alta.
Se posso aggiungere una cosa, a parte gli studenti di medicina e di infermieristica, la cosa per esempio che mi ha sorpreso, io appunto faccio questi corsi, per esempio domani andrò, domani e dopodomani vado a fare questa tipologia di corsi alla ASL di Biella, quindi al personale sanitario dell'ASL di Biella. E l'ho fatto lo scorso, durante, insomma, per diversi mesi al Policlinico Umberto I, mettendo insieme medici, infermieri, anche tecnici, insomma mettendo un po' insieme tutto il personale. La cosa che mi ha colpito favorevolmente, oltre ai risultati sempre positivi tramite questa griglia, eccetera, che al terzo, cioè quindi dopo qualche mese, dopo il primo corso, due dottoresse, adesso non mi ricordo se erano di chirurgia o insomma non mi ricordo qual era la loro specializzazione, le ho riviste tornare. Ho detto scusate, ma voi il corso l'avete già fatto tipo a giugno e l'avevano già fatto l'anno scorso, a ottobre. Dico, ma come mai state qui? No, perché noi abbiamo imparato delle cose molto interessanti, ci ha fatto stare bene, quindi torniamo perché questo ci può far star bene e ci insegna rispetto al nostro lavoro. Quindi queste sono cose, insomma, che in qualche modo sono indicazioni sul fatto che diventa anche un'esigenza, o comunque risponde a quelle che possono essere le esigenze legate a queste professioni. Volevo fare una domanda provocatoria. È l'osservazione di un'opera d'arte o se fosse una fotografia, se fosse un... Allora, ci sono... Allora, il New York Times utilizza questo metodo. Se voi andate, cercate banalmente su Google, New York Times Visual Thinking Strategies, utilizza questo metodo per far discutere, lì si parla di studenti, ma insomma i lettori, su immagini di cronaca. Io ho avuto l'onore di conoscere Chatterjee, che è questo, conosciamo, neuroscienziato, perché è venuto 2 anni fa a Roma, abbiamo fatto delle cose insieme, discussioni insieme, e lui fa molte ricerche proprio su quanto l'immagine possa essere per esempio interpretata in maniera diversa a seconda della persona. Bene, questo sistema in realtà questo fa. È chiaro che, allora, che cosa succede? Che una immagine, che sia un'opera d'arte o che sia qualsiasi altra cosa, può essere vista sia dal punto di vista e porre delle reazioni sia cognitive, sia relazionali, sia emotive, a seconda della propria esperienza, competenza, età, livello culturale, religione, cioè questo è il contesto in cui si vive. Allora, per fare il facilitatore di questo strumento, una cosa importante è come vado a scegliere le immagini. Per cui all'inizio, rispetto nei primi anni, appunto con i medici, vi dicevo, questo è un corso terzo, quarto e quinto anno con dei format che quello che ha tentato di fare è di passare dall'immagine artistica, che quindi ci pone delle cose a distanza, cioè una stessa immagine, se io la vedo come un'immagine di un'opera d'arte, anche se tratta un argomento che può suscitarmi delle emozioni anche negative, la vedo fuori da me. Mentre invece l'immagine fotografica la vedo più vicina e quindi può crearmi dei problemi. L'immagine quindi va scelta. Allora io inizio con le opere d'arte, ovviamente con degli obiettivi specifici, quindi scelgo un'immagine anziché un'altra. Al quarto anno incomincio a fare iconodiagnostica, quindi scelgo delle immagini con delle patologie. Al quinto anno io faccio il Visual Thinking Strategy su immagini di patologie. Quindi, per esempio, l'esperimento che abbiamo fatto con un dermatologo, che è Massimo Papi, che poi organizza tutti gli anni in Italia Dermart, arte e dermatologia, io ho proposto delle immagini, ho chiesto agli studenti in gruppo di capire di che tipo di patologia e di presentarci delle slide, e poi lui ovviamente, perché io comunque non sono un medico, non sono un specialista,
lui ha partecipato alla discussione di ciò che loro hanno presentato. Che cosa succede? Che questo metodo applicato alle opere d'arte poi loro riescono a diciamo in qualche modo ad applicarlo a immagini cliniche, e quindi lo possono applicare anche nella diagnosi, quindi come si chiama? Nel rapporto con un paziente per arrivare a una diagnosi. Ci aggiungerei che l'esposizione al bello fa bene, a prescindere. Quindi la prima volta, forse lei non se lo ricorderà, ma le chiesi in maniera un po' chirurgica, perché alla fin fine quello sono un rozzo chirurgo. Dico: Vincenza, ma allora la VTS si può fare pure davanti a una lavatrice? E lei mi ha detto sì, si può fare anche davanti a una lavatrice. Che cosa succede in questo oggetto? Sì, sì. No, che comporta un'operazione di decostruzione di tutti i preconcetti e le preconoscenze che hai sulla lavatrice. Però sì, se invece che la lavatrice la fai davanti a un oggetto d'arte, il valore aggiunto è che è bello, e l'esposizione al bello fa bene a prescindere, capito? Allora, i partecipanti dei miei corsi non vorrebbero mai smettere di farli. Cioè, il professor Latorre, Giuseppe, che un giorno mi ha detto: cioè, tu mi devi spiegare per quale motivo, quando io finisco a 5 minuti alla fine della mia lezione, gli studenti sono pronti con lo zaino, quando fanno le tue tu puoi superare di un quarto d'ora alla fine della lezione, ma sei tu che devi dire abbiamo finito. Proprio perché, appunto, utilizzando l'arte, utilizzando questo metodo, si creano delle aree di comfort per cui le persone vorrebbero continuare a stare in quell'area di comfort. Quindi questo, però ve lo dico dopo 10 anni, non mi sarei permessa qualche anno di dirlo. Insomma, questi sono i risultati. Altre osservazioni, considerazioni, domande? Ci sono degli studi, diversi studi, che hanno cercato di capire se l'opera d'arte reale ha degli effetti diversi da una riproduzione della stessa opera d'arte, anche se ad altissima definizione. E questi studi in realtà hanno dimostrato che l'opera d'arte reale ha un effetto più potente. Proprio uno studio olandese pubblicato pochi giorni fa ha dimostrato, l'hanno fatto su Vermeer, dei quadri di Vermeer, che studiando l'attività cerebrale in un certo modo hanno visto che l'opera d'arte reale aveva un effetto 10 volte superiore alla riproduzione. Quindi è chiaro che l'oggetto artistico reale ha qualcosa, chiamiamolo di magico, ha qualcosa che ancora ci sfugge dal punto di vista scientifico, però i dati che noi abbiamo a disposizione ci dicono che quanto possibile sarebbe sempre utile andare in un museo piuttosto che far vedere delle riproduzioni su grande schermo. Ecco, quanto è possibile? Allora, io prima del Covid, siccome ero convinta di questa cosa, quando mi chiedevano, io faccio dei corsi anche per far diventare le persone facilitatori di questo metodo, mi chiedevano: possiamo fare il corso online? E io dicevo no, perché dobbiamo vedere un'opera d'arte. E c'erano persone che magari venivano a Roma, prenotavano l'albergo, insomma, era un po'. Poi c'è stato il Covid e allora a questo punto mi sono decisa a fare il corso online. Funziona. Perché è vero quello che dici tu, nel senso che se noi guardiamo un'immagine, una fotografia, un'immagine proiettata e l'opera d'arte, ovviamente c'è una differenza. Però che cosa cambia? Se tu adotti un metodo, che io parlo di questo, ma ce ne possono essere anche altri. Il metodo ti aiuta in qualche modo a superare questa differenza, perché alla fine tu sei concentrato e su diciamo che puoi superare. È ovvio che guardare
e stare in un museo ti aiuta di più, cioè nel senso hai una... Però Sì. per quanto riguarda questo tipo di approccio che è nato proprio per i musei, d'altronde infatti si può fare nelle scuole proprio per questo motivo. È chiaro che noi l'abbiamo fatto anche con la scuola dell'infanzia e poi abbiamo portato i bambini al museo, e la cosa molto interessante è stata che i bambini al museo si sono sentiti a casa loro, perché abbiamo fatto questa attività con le opere che stavano nel museo. Quindi hanno riconosciuto le opere e quindi a quel punto l'hanno considerato un ambiente familiare, e quindi hanno vissuto anche le altre attività fatte con il patrimonio in un certo modo. Quindi anche questo può essere un modo per avere anche maggiore, appunto, comfort all'interno del museo, se tu hai fatto delle attività magari prima e quindi te le ritrovi. Che la Gioconda abbia un oxantelasma, C'è lui. qualcuno l'ha detto. Vediamo se questo studente fa un'osservazione di questo tipo. Allora, io sono uno studente di medicina del secondo anno del master e volevo chiedervi una cosa, però prima vi spiego perché volevo chiedervi quello. Queste osservazioni, poi dopo questi ragionamenti che voi fate con l'arte, devono per forza essere con dell'arte, diciamo, tradizionale, o potrebbero magari nel futuro anche essere fatti con l'arte creata dall'intelligenza artificiale? E vi chiedo questo perché guardando un po', bene, perché io sono un giovane studente, sapete, molto già un po' collegato con le tecnologie come l'intelligenza artificiale, e sempre guardando un po' queste immagini che sono fatte abbastanza buone, ci sono comunque dei piccoli errori dentro queste opere, no? Come per esempio un uomo con 6 dita, o quelle piccole cose che ti spingono proprio a osservare bene. E non so, magari un'idea anche per la nostra facoltà che lo farebbe un po' più facile a avere accesso, no, a dell'arte, perché noi a Lugano non abbiamo tanti musei come voi a Roma. Quindi non so, magari questa sarebbe un'idea, no, di farlo con l'intelligenza artificiale e poi qui anche osservare molto bene cosa sono gli errori e poi dopo anche ragionare di questi errori. Quindi cosa pensate? Allora, io sono esperta di tecnologie, come dicevo, sono member council di Europeana Network, che è si occupa della Digital Library europeana, e mi sono occupata appunto di patrimonio culturale digitale. Noi abbiamo la possibilità di accedere a veramente al patrimonio, magari qui non lo avete, ma si può fare questo gioco, diciamo tra virgolette, accedendo a diverse opere. E quindi io questa cosa non me la, diciamo, per fare l'esercizio in sé, poi magari ci sarà qui qualche museo, non conosco Lugano, scusatemi, ma insomma magari qualche cosa può esserci, ma magari ci sono degli artisti contemporanei, ci saranno delle mostre, anche su quelle si potrebbe fare. Basta che andate a San Lorenzo, ce n'è da Parliamo vedere. di intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale, io sto cercando ho iniziato un esperimento sempre di neuroscienze, cercando di riprodurre i pretest e i post-test famosi che poi servono per la valutazione. Siccome lì c'è cosa sta succedendo di un'immagine, io vado a riprendere, ho già fatto con una persona esperta di queste cose, in realtà pre e post noi abbiamo la restituzione di ciò che ha scritto la persona dell'immagine e possiamo confrontarla con quella reale. Quindi l'intelligenza artificiale, come l'intelligenza artificiale adesso nel settore medico può essere utilizzata
appunto può essere una risorsa, io dico sempre una risorsa, poi il medico è il medico, ma può essere una risorsa importante. Quindi questo discorso mi ha fatto venire in mente Sedita, perché io sono stata a fare le Visual Thinking Strategies per la mostra di una persona che conosco, che è un artista contemporaneo a Orvieto, e lui ha fatto proprio un'opera, aveva un certo tipo di significato, con una donna che però aveva 6 dita. Quindi in realtà possiamo trovare, dipende tutto da quali sono gli obiettivi. Allora, perché io vado a scegliere un'immagine? Per esempio, per la tolleranza dell'ambiguità vanno scelte delle immagini, per esempio surrealiste, vanno scelte delle immagini che hanno appunto delle cose che si capiscono o non si capiscono, perché la discussione su questo, la prima volta dici no, non so cosa dire, la seconda volta incominci a sapere cosa dire e questo ti aiuta appunto a trovare strategie. Io quindi non sono, come si dice, sono una appunto tecnologica, quindi non sono aperta. È una strada da seguire, anche se noi nell'arte già abbiamo queste cose e quindi perché no fare riferimento a questo. Poi studiamo insieme e vediamo cosa viene fuori. Grazie. Solo una precisazione tecnica. Le intelligenze generative non creano, rispondono alle domande che gli fa l'artista, per cui è tutta una questione di prompt. Sì. Quello che gli chiedi, la macchina lo fa per come è capace di farlo. Poi ogni tanto si sbaglia, cioè le sue piccole allucinazioni si sbaglieranno sempre di meno, però l'artista che decide deliberatamente di usare un'intelligenza generativa per produrre delle immagini è responsabile artistico del prodotto. È la stessa cosa di usare un tipo di pigmento invece che un altro, un tipo di pennello o piuttosto la spazzola, capito? O la spatola, scusami, per dipingere. È uno strumento. C'era una persona lì in fondo, passate il microfono. Grazie, buonasera, sono Stefania Viale e sono docente di cura infermieristica alla SUPSI e ringrazio entrambi per l'intervento. Saluto Fabrizio Consorti, con cui ho fatto un corso della SIPEM in Sud Italia qualche anno fa. Buonasera. Trovo molto interessante questo strumento che non conosco e quindi sicuramente avrei desiderio di approfondirlo, anche perché ho visto che è stato applicato nell'insegnamento delle cure infermieristiche. Devo dire che uno dei luoghi che ho frequentato facendo invece un CAS in Medical Humanities qui in Ticino è stato il Museo Vela, che offre invece diverse possibilità anche dal punto di vista artistico, proprio anche per la mole come dire, delle opere che sono presenti, anche per questo tipo di iniziative. Però sempre accostate più che altro a un discorso relativo alla medicina narrativa e comunque alla comprensione e alla conoscenza di sé e anche al tema del guaritore farito, quindi tutta una serie di tematiche un pochino più distanti dalla clinica, e quindi trovo che questo intervento sia molto interessante perché coniuga invece questo aspetto legato più alla clinica. E credo che questo passaggio a noi un pochino manchi nell'ambito universitario, cioè manca la possibilità di comprendere un pochino più approfonditamente che tipo di legame poi possiamo trarre fra l'arte e l'ambito clinico. Lo abbiamo esplorato nell'ambito appunto della medicina narrativa, ma nell'ambito della clinica no, quindi forse se potessimo avere qualche strumento in più anche per comprendere effettivamente nell'ambito della diagnostica e così che tipo di come si può fare il passaggio, sì, comprendendo l'errore, questo è chiaro, però anche come strumento che cosa si può comprendere di più, cioè che cosa ci può aiutare a far sviluppare in noi e negli studenti nella comprensione degli aspetti rilevanti della clinica. Allora, io credo che la medicina narrativa e questo tipo di metodo con l'arte siano complementari,
La medicina narrativa si rivolge, io non l'ho praticata, insomma, ovviamente ho letto qualcosa perché occupandomi di questo mi sono fatta un'idea, e aiuta in qualche modo alla relazione col paziente, allo sviluppo dell'empatia. Questo ci dà la possibilità di sviluppare proprio delle competenze che attraverso questo tipo di strumento. Non a caso è utilizzato anche nelle scuole con dei risultati, insomma lo pratico anche nelle scuole con dei risultati molto interessanti. E poi molto interessante che fa riferimento alle life skills che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito nel 1993, che sono quelle skills relazionali, emotive e cognitive che dovrebbero essere introdotte, cioè dei metodi che dovrebbero essere introdotti nelle scuole per sviluppare, già a partire dalle scuole, per sviluppare competenze relazionali, emotive e cognitive. Ecco, questo tipo di metodo può dare questo. Poi alla clinica ovviamente c'è questo discorso che se io imparo a fare le cose in un certo modo, utilizzo l'approccio in un certo modo, lo applico in tutto ciò che faccio. Cioè è come il commento che vi ho letto, no? Mi sono resa conto che a un certo punto ho applicato questo metodo nell'ambito dell'analisi della semiotica. È un po' questo, insomma, un po' la cosa, no? Di in qualche modo imparare appunto ad apprendere, imparare ad osservare, imparare delle competenze che poi, una volta che noi abbiamo sviluppato, possiamo applicare anche nell'ambito clinico. E se questo, anch'io sono dell'idea, nonostante non sia del settore, anche se sono adottata nel settore ormai da anni, poi ho una figlia medico, quindi in qualche modo scambiamo, non dico tutti i giorni, ma ci scambiamo delle idee, e io credo appunto che ci sia proprio, anch'io credo che ci sia necessità di formazione. Non posso parlare della vostra formazione, io posso parlare della mia esperienza in Italia. A volte io mi trovo davanti dei medici che neanche mi guardano, io spiego delle cose, scrivono, stanno al computer e però non si sono neanche resi conto se ho pallore, se sono rossa, cioè voglio dire, se posso avere delle problematiche. Quindi questo è un problema non solo di formazione, ma anche del fatto appunto che non ci sia nella formazione continua questo tipo, e quindi di ripresa di questo tipo di attività. Quindi una brevissima precisazione: parlando di medicina narrativa ormai è chiaro, cioè abbiamo le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità che stabiliscono che la medicina narrativa è un approccio alla cura, quindi la medicina narrativa serve a curare i pazienti, punto. Poi c'è l'uso nella narrazione, nella formazione, che è lì, ma è un'altra cosa, va bene, sia nella formazione degli studenti che della formazione post-grad e nella formazione continua. L'uso della narrazione sia in termini di produzione di scritti, come quegli scritti di cui vi ho dato un brevissimo assaggio, sia nelle produzioni più grosse come le autopatografie, cioè il racconto della propria storia di malattia. Abbiamo grandi medici italiani che hanno pubblicato un libro a 3 voci in cui raccontano la loro storia di malattia, che nell'uso proprio della letteratura, che in questo senso è analogo, cioè certi testi che vi devo dire, Morte di Ivan Illich o Un altro giro di giostra di Terzani, dovrebbero essere letture obbligatorie a medicina, devono proprio far parte. La lettura di qualche testo letterario che tratti dei temi della cura dovrebbe far parte. È chiaro che sono inquadrate nello stesso contesto, ma sviluppano abilità diverse. Molto opportunamente Vincenza Ferrara citava la capacità di osservare nel senso letterale del termine, cioè vedere
che il volto è pallido, che le labbra sono violette, che le sclere sono subbitteriche. Questa è una cosa che si allena, e si allena benissimo guardando i quadri, oltre che poi ovviamente portando gli studenti. Ma quando li porti in corsia, gli studenti sono talmente eccitati dalla storia che la prima volta si mettono il camice, oppure finalmente, ecco, tu gli dici che vedi lì, e tu un caso di, e quello prendi e lo butti dalla finestra. Non è un caso di, si chiama Giovanni, ha 87 anni, c'ha una vita dietro le spalle, non t'azzardare mai più a dire una cosa di questo genere. E il fatto che Giovanni è no giallo, marrone, perché ha un cancrone del pancreas e le vie biliari completamente chiuse, passa in cavalleria. E quindi ci vuole un contesto che consenta che certe cose avvengano e maturino con i tempi giusti. Basta, perché se attacco mi dovrete abbattere con un colpo alla nuca. Volevo intervenire chiudendo questa serata, perché siamo ormai fuori limite, cioè non c'è un limite, però sappiamo che esiste, abbiamo questa approssimazione. No, chi di voi era presente l'anno scorso quando c'è stata la lezione di Rita Sharon? Ecco, vi ricordate, lei è diciamo quella che, tra virgolette, ha inventato la medicina narrativa, e lei fece la lezione facendo commentare da voi delle opere d'arte. Quindi questo, il legame tra medicina narrativa e questo approccio è proprio dalla profeta della medicina narrativa, sono strettamente collegate. Quindi fanno parte di questa filosofia delle medical humanities che, ahimè, è stata inventata nel Texas e non da noi. Nel 67 la letteratura è stata introdotta come materia obbligatoria nel corso di laurea in medicina. Bene, grazie a tutti per la partecipazione, per l'attenzione, ho visto molto interesse. Ci vediamo lunedì prossimo, 14, mentre avete visto che salteremo due lunedì, uno in ottobre e uno in novembre, altrimenti ogni lunedì c'è questo incontro. Lunedì prossimo parleremo di come l'arte modifica il nostro cervello, con anche qui un pioniere, un profeta di questa materia, chi ha scoperto il centro della bellezza nel cervello, Semir Zeki, neuroscienziato dell'University College of London. E poi avremo aspetta che ti arrivi al microfono, così chiudiamo in bellezza con David Tremlett. Quindi avremo Semir Zeki con David Tremlett, uno dei grandi artisti inglesi viventi, uno dei inventori del muralismo inglese, e ci racconteranno insieme appunto che cosa succede nel centro della bellezza, ma anche che cosa succede quando la bellezza va in un ospedale, per esempio, o in un luogo di cura, e magari una bellezza che non è decorativa ma che è frutto di una pratica partecipativa. E non a caso il corso di quest'anno ha a bordo questa immagine, che è un'opera collaborativa realizzata da David Tremlett in una struttura sanitaria qualche anno fa. Quindi che cosa succede dalla collaborazione fra l'ospedale, il personale sanitario, il personale paramedico, i pazienti, i familiari, i caregivers. Ecco, queste sono un po' le interazioni che cercheremo di scoprire. Bene. Buona serata a tutti, grazie.